Ciao Booktube, mi chiamo Cristina e benvenuti a Novel Niche. Oggi ho deciso di fare la follia di girare un video in italiano, vuol dire che perderò 7000 anni a creare i sottotitoli in inglese, perché la maggior parte delle persone che guardano il mio canale parlano con me in lingua inglese, ma volevo comunque farlo in italiano per una volta, anche se sarà super strano. Infatti appena vedo la telecamera mi viene da parlare in inglese ed è veramente assurdo, ma volevo farlo in italiano perché vorrei parlarvi del primo libro a cui ho dato 5 stelle quest'anno nel 2021, e stiamo parlando di niente poco di meno che Fairy Oak, la storia perduta. Se non conoscete Fairy Oak, dove siete stati? Se vivete in Italia lo potete reperire nelle vostre biblioteche, lo potete reperire in libreria senza nessun problema. È stato tradotto in alcune lingue, è stato tradotto di sicuro in spagnolo, ma credo che a questo punto forse sia stato tradotto anche in inglese, non ne sono sicura, ma ci sono delle traduzioni di questo libro. È un libro scritto dall'adorata Elisabetta Agnone, e questo è per ora, quantomeno, il libro finale della serie di Fairy Oak. Se siete cresciuti con questi libri non c'è bisogno che vi racconti qual è il loro contenuto, lo sapete perfettamente, ma se invece non ne avete mai sentito parlare, si tratta di una serie per ragazzi, che in inglese potrebbe essere collocata da qualche parte tra il children's e il middle grade, perché i nostri protagonisti, in base alle fasce di età, vanno un po' dagli 8 fino ai 13 anni circa, diciamo. E questa serie di libri si suddivide in una prima trilogia principale, poi 4 avventure che avvengono talvolta in parallelo, talvolta dopo gli eventi della prima trilogia, e poi ora abbiamo questo libro che si colloca temporalmente sia molto dopo le avventure dei nostri protagonisti, sia durante, con un espediente narrativo che ho adorato e che non mi aspettavo, perché quando ho comprato questo libro non sapevo assolutamente nulla del suo contenuto, ho voluto buttarmi a occhi chiusi ed è stata la miglior cosa che potessi fare, perché ho cominciato a piangere fin dalle prime pagine. Ed è difficile, io di solito raramente piango quando leggo i libri, ma qui il fattore nostalgia ha avuto assolutamente la meglio. Giusto in 2 parole per raccontarvi qual è il contesto in cui ci troviamo: questo è un libro fantasy appunto per ragazzi, ambientato in un mondo magico, principalmente in un unico villaggio che si sviluppa intorno a questa grande quercia, appunto il villaggio di Fairy Oak, in cui gli esseri e le creature magiche convivono con i non magici. I non magici sono ovviamente quelli che non hanno poteri magici, mentre i magici si suddividono in fate e in magici del buio e magici della luce, che hanno poteri uguali ma opposti tra loro. E la storia si concentra sul seguire la vita di 2 sorelle gemelle, l'una nata a mezzanotte e l'altra nata a mezzogiorno, che quindi avranno anche dei poteri diversi tra loro, e la loro banda di straordinari amici. La cosa che Elisabetta Agnone è veramente un mago a fare è caratterizzare questi personaggi. Anche quelli che compaiono per poco tempo sulla pagina sono molto ben delineati e si riesce immediatamente a capire chi ci troviamo davanti, a quali potrebbero essere i suoi desideri, le sue aspirazioni, per quale motivo interviene nella storia in quel momento. E per tutti i libri, fino ad arrivare fino a questo, seguiamo questa banda di meravigliosi amici a cui ci si affeziona e si lascia il cuore un po' a Fairy Oak, perché in generale l'atmosfera è quella di un ambiente accogliente, caldo, magico, meraviglioso, ed è un libro che consiglierei assolutamente come lettura per i bambini se volete leggere qualcosa ad alta voce, ma anche una lettura per adulti se volete semplicemente scaldarvi il cuore, perché ne vale davvero la pena. E il contesto di questo libro in particolare, diciamo che la cornice narrativa di questo libro è che ci troviamo tanti anni dopo gli eventi dei primi libri, quindi dei primi 7 libri a questo punto, e le nostre 2 protagoniste sono ormai 2 nonne anziane, ed è stato un colpo al cuore perché è stata un'esperienza dolce e amara, e mi sono messa a piangere come una bambina perché
non so, è stato nostalgico e meraviglioso allo stesso tempo l'idea di rivedere tutti i personaggi anni dopo, scoprire come si sono evolute le loro storie poi nel tempo, ma allo stesso tempo rivivere avventure che non avevamo mai potuto scoprire in precedenza, quindi rivivere per l'appunto la storia perduta. E qui rivediamo tutti i nostri personaggi più amati, o anche quelli che non ci sono stati simpatici, con l'aggiunta di alcuni nuovi personaggi e la sensazione di tornare veramente a casa. È stata una lettura piacevolissima, scorrevole, rapida, è un libro adatto veramente a tutte le età. Probabilmente ci si affeziona molto di più se lo si legge da ragazzi e poi si continua crescendo, che non a leggerlo da adulti, perché magari da adulti si ha un occhio un po' più critico e un po' più bacchettone, cosa che i ragazzi non hanno. E quindi io questi libri ho cominciato a leggerli quando andavo, credo, alle medie o alle superiori, non mi ricordo più adesso, quindi effettivamente, no, alle superiori. Quindi ero già una ragazzina un po' più grande, ma ho fatto ancora in tempo ad assaporare la magia e ora non mi abbandona. Quindi se volete leggere un libro che sia caldo, avvolgente, accogliente, ma anche avventuroso e che soprattutto insegni dei messaggi molto molto importanti, ad esempio in questo ultimo libro alcuni dei messaggi che mi porterò pressi nel cuore sicuramente sono il modo in cui l'autrice descrive come la verità è difficile che sia oggettiva, perché ciascuno di noi ha una prospettiva diversa su un evento che accade, come la verità spesso si compone dell'insieme dei punti di vista, oppure l'amore che bisogna avere per i propri animali domestici, che non sono solo degli oggetti da sfruttare, ma sono proprio delle vere e proprie creature viventi che hanno delle necessità e che vogliono affetto. Come non bisogna giudicare un libro dalla copertina, assolutamente, e tante altre piccole lezioni che sono davvero adorabili. Ad esempio un passaggio che ho amato alla follia è che a un certo punto una ragazzina parla con semplicemente due persone adulte, in quel caso addirittura quasi anziane, e chieda come debba fare, intanto cosa accadrà se lei dovesse decidere di non sposarsi. E per fortuna la risposta che riceve è: nulla, non è mica fondamentale sposarsi. No, pensavo che essendo una ragazza, no, non è fondamentale sposarsi, assolutamente. Se non lo vorrei fare, non lo vorrei fare. E questo è stato il primo messaggio meraviglioso che raramente si trova nei libri. Spesso alle bambine e alle ragazzine viene detto: no, il matrimonio, come se fosse la parte fondamentale della vita. Non lo è affatto. Se accade, bene; se non accade, benissimo lo stesso. E il discorso prosegue e l'uomo le consiglia, ridendo, di tenere il ragazzetto, il ragazzo con cui lei sta, un po' sulle spine, non fargli capire che lo si ama, non farlo sentire troppo sul sicuro, insomma cercare di tenere vivo il rapporto con un po' di brivido. Invece l'altra persona con cui lei sta parlando le risponde con molta pacatezza che trova tutto questo una serie di sciocchezze assolute, perché quando si ama qualcuno bisogna semplicemente essere se stessi ed essere sinceri, e non c'è bisogno di giochetti, perché i giochetti portano a incomprensioni e le incomprensioni portano alle liti e le liti portano poi a lungo andare alla rovina di un rapporto. E quindi per avere un rapporto sano bisogna semplicemente dire le cose così come stanno, esprimere i propri desideri a voce alta e in tranquillità, e se è la persona giusta le cose funzioneranno. Ed è un messaggio che io ho adorato con tutto il cuore, è stato veramente splendido leggerlo in un libro per ragazzi, bambini, è solo una delle tante parti che ho amato veramente tanto. Ancora ci ripenso, ogni tanto ripenso alle loro avventure, addirittura se faccio fatica ad addormentarmi la sera mi immagino di essere lì con quei personaggi e stare vivendo alcune delle loro avventure. Quindi assolutamente consigliato, assolutamente adorabile, e spero che sia tradotto nella lingua che voi parlate o in cui voi leggete, e se invece abitate in Italia vi prego leggetelo, perché è davvero un piccolo capolavoro. Io vorrei che Feriò fosse ancora più amato. Ha tanto seguito, ma dovrebbe averne molto di più, e io ringrazierò ogni giorno Elisabetta Agnone per aver creato questa meraviglia. Io la seguivo già all'epoca di Witch, ma con questi libri davvero ha conquistato il mio cuore anni fa, e siamo tutt'oggi qui a piangere e ridere con questi personaggi.
Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che non sia troppo strano sentirmi parlare in italiano. Per me parlare in italiano è molto strano in video, come potete vedere, e sono un po' impacciata, non so per quale motivo, mi viene più difficile parlare in italiano davanti a una telecamera, quando normalmente lo faccio tutti i giorni della mia vita, ma tant'è. E quindi fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se vi è piaciuto, se è qualcosa di cui avete sentito parlare, e se avete qualche altro libro che per voi ha avuto un simile tipo di valenza, quindi un libro per ragazzi che a tutt'oggi rileggete con grande gioia e grande amore. E questo è tutto per il video di oggi, io vi rivedrò molto presto in un mio prossimo video, vi ringrazio per l'attenzione e ciao! Bye!